Li ho conosciuti tutti a Berlino, loro e molti altri. A Berlino ho fatto un progetto europeo che si chiamava Identity and Diversity. Nel progetto erano coinvolte 4 nazioni: Germania, Italia, Belgio e Bosnia. Poi vabbè, c'erano anche portoghesi, turchi, gente veramente da ogni parte d'Europa. Nei primi giorni ci siamo concentrati un po' a fare delle riflessioni sul tema di questo progetto, ovvero identità e diversità. Io penso che per la nostra generazione avere un'identità non sia così facile, perché siamo veramente sovrastimolati e vediamo davanti a noi una marea di opportunità. Praticamente qualsiasi cosa ci venga in mente è alla portata. Quindi con tutta questa serie di stimoli è difficile avere un'identità, perché poi magari viene voglia di scoprire un po' tutte le cose, e la tendenza che vedo molto fra i miei amici, i miei coetanei, la gente con cui parlo, è che c'è una reale difficoltà nel capire in cosa identificarsi. Quindi nei giorni a Berlino abbiamo tirato fuori una serie di riflessioni riguardo all'umanità, all'identità, alla diversità, che cosa significa essere poi diversi. Ecco, se avete voglia nei commenti magari ditemi, secondo voi cosa significa essere diversi? Punto interrogativo. Comunque, senza divagare, abbiamo sviluppato dei progetti creativi che riflettessero un po' su questi temi. Eravamo divisi in 3 gruppi. Un gruppo ha composto 3 brani. Un altro gruppo si è dato ai graffiti. Fra loro vi consiglio in particolare di andare a vedere le illustrazioni che fa José Carvalho. Vi lascio un link. Infine c'era un gruppo di fotografia e video, io facevo parte di quel gruppo, ma senza attrezzatura, perché il giorno prima di partire per Berlino me l'hanno fregata tutta quanta, e quindi sono andato lì un pochino, come dire, scioccato da questa cosa. Però devo dire che è stato molto molto bello anche cercare di trovare dei modi di interagire con gli altri, perché la mia difficoltà un po' nel fare video è proprio questa, che finché li fai a dei livelli, come dire, autoprodotti, sono dei lavori molto individuali, quelli video fotografici. Non c'è questo spirito di condivisione che un pochino, sinceramente, mi manca, ed è per questo anche che ultimamente faccio un po' fatica a fare video. Fotografie, non lo so, in un certo senso è più facile perché comunque è molto immediata la fotografia. Il video, cavolo, richiede tanto tempo, devi stare poi tanto tempo anche al computer a montare, è impegnativo, è veramente impegnativo fare video. Every time I feel like feeling your cheeks with precious gas, right out to the past. We feel like we're swimming in an ocean of happiness. Yeah, that was our devotion. Il nostro capogruppo era Paulo Duarte, vi consiglio anche di andare a vedere le sue fotografie, sono veramente bellissime. Vi lascio anche di lui un link. Un
esercizio molto interessante che ci ha fatto fare è stato di andare a chiedere in giro per strada di scattare dei ritratti. Il ritratto, cavolo, è una cosa molto intima, molto personale, quindi se chiedi proprio di fare una fotografia ravvicinata ad una persona in primo piano, spesso magari ti dicono di no. Lui ci ha chiesto di collezionare 5 no e 5 sì, cioè 5 persone che ti dicono di no e 5 persone che ti dicono di sì. È stato un esercizio veramente sorprendente perché, a parte che sono stati di più i sì, sono stati molto disponibili ed ero molto sorpreso da questa cosa perché, insomma, io non lo so se mi farei fotografare così in giro per strada senza che... cioè, non ti conosco, quindi non lo so. Eppure, appunto, sono usciti degli scatti veramente, veramente carini. Now we respire like machines. Come on, the substance that helps us run. Comunque, in quei giorni abbiamo mangiato grassissimo e ci siamo abboffati veramente di robe tedesche. New typic Nina Sambuca. carrot with sambuca. That is carrot with sambuca. Sembrano alcoliche. No? No. Il piatto che veramente mi ha stroncato è stato una zuppa che non so con cosa fosse dentro, c'aveva della senape, delle cose dentro, non ho capito bene. Comunque era veramente molto tosta da mangiare, con delle patate bollite e delle uova sode dentro, a bagno, intere, non sminuzzate, no. Proprio un piatto da veri tedeschi. Gente dura, gente coi muscolazzi. Poi una sera sono venuti anche degli arabi a cucinare per noi ed è stato, wow, una cena buonissima. La cucina araba è veramente meravigliosa. È stata un'esperienza bellissima che mi ha fatto riconciliare col mondo perché dopo aver perso l'attrezzatura mi sentivo un po'... E passare 15 giorni a Berlino con della gente molto affettuosa è stato, come dire, c'era uno spirito molto comunitario, siamo stati molto bene tutti quanti insieme. Poi è stato bello anche perché mi sono fatto prestare un po' di attrezzatura, ad Impulse avevano una Canon 700D, e quindi ho usato un po' quella, abbiamo, come dire, scambiato un po' i computer, siamo arrivati all'ultimo giorno che dovevamo avere pronto tutto quanto, che c'era questo computer che crashava ed eravamo lì ad editare il video mentre esportava, poi crashava, ed è stato bellissimo. Poi ho fatto un po' di robe con queste, la mia buona vecchia compatta che meno male che non l'ho venduta perché comunque questa qua c'è stato un momento in cui la stavo per vendere. Poi ci ho ripensato che comunque questa compattina è bella ed è brava e poi è blu. E nada, ci vediamo molto presto. Se vi piacciono i video che faccio magari consigliateli ad un vostro amico e attivate la campanella che c'è qua sotto perché adesso non basta essere iscritti ad un canale ma dovete anche attivare le campanelle. Non ho capito bene come funzioni questa cosa, però... voi cliccate sulla campanella.